La lunga marcia di quest'anno, la lunga marcia nelle terre del sisma, è l'erede di 5 anni, di 5 precedenti lunghe marce che si chiamavano Lunga Marcia per l'Aquila. Quando uno vuole manifestare qualcosa è camminare assieme, solo che normalmente lo facciamo dentro le città, no? Se poteva essere la lunga marcia per l'Aquila poi troppo legata a un singolo problema, adesso invece stiamo mettendo uno accanto all'altro 4 diversi terremoti che hanno colpito in modo diverso le regioni. Da sempre i terremoti in Italia sono stati il paese vecchio e il paese nuovo, è sempre stata una frattura che portava via dal vecchio e lo lasciava un po' lì a rappresentare quell'atto doloroso, quel ricordo doloroso. L'Aquila un po' è ancora questo, le new town dell'Aquila sono ancora un po' questo, l'Aquila ancora non è riuscita a riprendersi il suo centro storico. Il tempo secondo noi è la variabile più importante. Se tu vuoi permettere a un territorio di ripartire subito, devi essere velocissimo nel mantenere la popolazione sul territorio. Oggi si parla, a distanza di quasi 10 anni, nel 2009 del terremoto aquilano, della generazione container. Ci sono bambini che conoscono all'Aquila la scuola solo nei container. Partecipare a questa marcia è anche un pochino cercare di dare a questi territori che stiamo attraversando una risposta a quello che c'è stato all'Aquila e che diciamo, è seguito al terremoto dell'Aquila, che probabilmente è stata un'eccezione democratica. Non avendo più il mio lavoro, quello che da sempre facevo, non avendo più la mia casa, che era quella la mia prima casa, io non ho più l'identità. Questo ti disorienta, cioè ti dà proprio un mancamento, è come se tu non avessi più la terra sotto i piedi. Però in qualche maniera impari a camminare sull'ignoto. Non si può pensare che il problema proprio è l'unico problema, no, il problema tuo è il mio problema. Se ti risolvo il tuo, risolvo il mio. C'è una canzone bellissima che dice un paese vuol dire non essere soli, ecco, secondo me il senso di questo progetto è proprio questo. Intendiamo ricongiungere questi fili rotti, un po' rotti anche dalla storia, ma fondamentalmente dal terremoto, per rimettere insieme i pezzi anche delle persone. Processo di rinascita che non può essere solo abitativo, non può essere solo la casa che va ricostruita in modo antisismico, ma deve cambiare proprio l'approccio con il territorio. Arrivare a una modifica culturale, noi la chiamiamo una rivoluzione culturale, che permetta di mettere al primo posto nelle azioni di governo, nelle attività, la messa in sicurezza del territorio, sia dal punto di vista antisismico ma anche dal punto di vista dei disastri ambientali, è una marcia veramente lunga. Noi possiamo costruire una nostra visione di rinascita di questi territori, una nostra visione anche di denuncia se necessario di quello che non va. Se noi continueremo a camminare dentro le terre del sisma potremmo avere un monitoraggio dal basso, no? Fatto insieme alle popolazioni locali. Attraverso il viaggio lento,
portiamo attenzione ma portiamo anche risorse. Noi vogliamo incentivare questo tipo di turismo. Questa esperienza che doveva essere di un solo anno invece è diventata un'associazione che si è chiamata Movimento dell'Urico. In questi 11 giorni noi nel nostro piccolo abbiamo comunque mosso una piccola economia, perché siamo passati, abbiamo dormito, abbiamo speso, abbiamo aiutato indirettamente queste popolazioni. Potrebbe diventare questa lunga marcia evento del 2017 un percorso di solidarietà a disposizione di tutti. Stiamo lavorando proprio per gettare le basi per portare avanti questo progetto.